questo video vogliamo trovare i punti stazionari di una funzione e poi determinare se questi sono punti di massimo, di minimo o di flesso a tangente orizzontale. Prendiamo questa funzione. Calcoliamo la derivata prima di f di x. F' di x è uguale. È sufficiente applicare la linearità della derivata e la regola di derivazione delle potenze. Quindi f' di x è uguale a 5 fratto 5 per x alla quarta meno 4 terzi per 3x alla seconda. Semplifichiamo. Quindi riscriviamo f' di x uguale x alla quarta meno 4x alla seconda, che è anche uguale a x alla seconda per x meno 2 per x più 2. I punti stazionari di una funzione sono quei punti che annullano la derivata prima. Quindi f' di x è uguale a 0 quando x è uguale a meno 2 oppure x uguale a 0 oppure x uguale a 2. Per stabilire se questi punti sono punti di massimo, di minimo o di flesso a tangente orizzontale, dobbiamo studiare il segno della funzione derivata prima. F' di x maggiore di 0 e studiamo il segno della derivata prima come di consuetudine. Tracciamo l'asse reale e andiamo a posizionare i punti interessanti. X quadro è sempre positivo, non negativo, e facciamo il prodotto dei segni. Quindi più per più, più per meno, meno, più per meno, meno, più per più, più. E questo è il segno totale della funzione derivata prima. Vediamo il comportamento della funzione f di x in questi intervalli. F di x sarà una funzione crescente per x che va da meno infinito a meno 2. Sarà una funzione decrescente per x che va da meno 2 a 0 e da 0 a meno 2 e sarà di nuovo una funzione crescente per x maggiore di 2. Vediamo che x uguale a meno 2 è un punto di massimo locale. X uguale a 2 è un punto di minimo locale. Mentre il punto x uguale a 0 è un punto di flesso a tangente orizzontale. Queste informazioni sono sufficienti a tracciare un grafico qualitativo della funzione, dove in x uguale a meno 2 abbiamo un punto di massimo che vale circa 4, in x uguale a 2 abbiamo un punto di minimo che vale circa meno 4, infatti la funzione è dispari, e in x uguale a 0 abbiamo un punto di flesso a tangente orizzontale che vale 0. Ricapitolando, abbiamo trovato i punti stazionari della funzione e li abbiamo classificati attraverso lo studio del segno della derivata prima e dei suoi zeri.